Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario, o per i più esperti anche Luna e Venere in Sagittario solo per le questioni riguardanti i sentimenti e le emozioni. Andiamo a vedere come sarà questo mese per te, che hai il sole nel tuo segno, questo mese di dicembre 2025. E quindi lo andiamo a vedere con una bella struttura di tarocchi iniziale, vediamo cosa accade, qual è il messaggio dell'anima, cosa devi realizzare in questo mese. Poi andiamo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi più grandi. Il rituale della buona riuscita me l'ho inserita all'interno della pratica dei 21 giorni che già state facendo, che dà risultati strabilianti, che trovate qua sotto all'info box in descrizione. Yoga sciamanico, psicologia immaginale, tarologia immaginale, e quindi andiamo a convincere il corpo di nuovi innesti prima che iniziamo le masterclass che saranno a gennaio. Ora, detto questo, andremo a fare la lettura di tarocchi considerando i transiti principali che muovono il tuo segno in questo mese. Abbiamo, come ti stavo dicendo prima, il Sole, Marte che sta proprio nel tuo segno, cioè sentirai tornare quella spinta primordiale che ti rimette in cammino verso ciò che davvero ti vibra dentro. Quindi vedo fuoco, movimento, rinascita. E poi fino al 24 dicembre c'è Venere che abita nel tuo segno, quindi ti illumina, ti rende magnetica, magnetico, generosa, generoso, irresistibile. Quindi cosa vuol dire? L'amore, i rapporti e anche il modo in cui valorizzi te stessa o te stesso entreranno proprio in un'onda di esplosione, di espansione. Cioè come se l'universo ti dicesse vai, è il tuo momento, ok? E tu con quella tua anima nomade, splendente e luminosa proprio rispondi a questa chiamata. Quindi questo dicembre diventa per te un portale di coraggio, di lucidità e di desideri che finalmente prendono forma. E io già ti faccio un applauso perché è il tuo mese. Ma andiamo adesso a vedere con la nostra struttura di tarocchi cosa accade considerando questo. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu possa trovare bellezza, coraggio, gioia e prosperità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, come prima carta andiamo a vedere qual è il tema del mese, cioè che cosa vuole realizzare la tua anima in questo mese. Vediamo. Quali sono gli spiriti che ti accompagnano per farlo? Che sono sia il tuo spirito guida, l'amante mistico, sposa celeste, sia gli eventi che accadono, che sono manifestazioni di spiriti, no? Vediamo. Poi andiamo a vedere qual è la trasformazione interiore che avviene per te in questo mese con tutto il sostegno planetario, cioè quale karma si scioglie, quale nodo si scioglie, andiamo a vedere qual è la trasformazione quindi interiore. Poi andiamo a vedere qual è il dono del mese, cioè qual è il dono che arriva, che si riversa in tutti gli ambiti della tua vita, lavoro, relazioni, vita personale, qual è il dono del mese? Cioè il potenziale spirituale che si espande nella materia, no? Qual è il dono? Poi vediamo quale deve essere la tua postura energetica, qual è il consiglio sciamanico per portare avanti i tuoi obiettivi in questo mese. E poi vediamo l'esito, il frutto visibile. È caduta la so. Amore, 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 come diceva Verdone, amore, amore, amore. Cavaliere di Coppe è l'esito di questo mese, ti vedo bellissima, bellissimo, dandoti all'amore, che non è solo amore romantico, no? Ok, è l'amore proprio in tutto. L'esito è che ti porta amore il mondo, ti porta amore ovunque, ti sentirai piena d'amore o pieno d'amore da ogni parte, bellissimo. Ok, siamo partiti dalla fine. Come la mia migliore amica che si legge praticamente prima la fine del libro e poi inizia il libro. Vabbè, de gustibus, non sindacandum est, va bene. Bellissimo, allora dai, andiamo a vedere. Facciamoci un bel respiro profondo. Cosa accadrà a dicembre? Allora,
Vediamo un po', qual è il tema? Ah, qua ci sono delle preoccupazioni che dobbiamo un po' trascendere. Allora, il 9 di spade mi parla di preoccupazioni, tensioni mentali, dei dubbi, la notte che ti prendono delle ansie, un po' così. Questa è una stanchezza antica però. Sai, il peso delle aspettative, dell'ansia di fare bene. E siccome abbiamo i transiti Sole, Marte e Venere nel tuo segno, ti chiedono movimento, ti chiedono cambiamento, ti chiedono decisioni. Ma quando l'energia è tanta, no, può venire fuori anche la paura di sbagliare. Questo è fondamentalmente il senso col 9 di spade con i transiti che hai nel tuo segno. Cioè, è come se la tua anima ti dicesse: guarda ciò che temi, perché proprio lì sta la liberazione che cerchi. Cioè, non puoi più ignorare quella vocina interna. Devi ascoltarla, devi attraversarla, devi accoglierla. Cioè, quali sono queste paure che ti verranno? Ok, qualsiasi paura che ti verranno, o anzi di sbagliare, eccetera. Come ci insegniamo con lo yoga sciamanico, che è così semplice, non dobbiamo fare chissà che cosa. Quali sono queste emozioni che ti scatenano queste paure? Alleati, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Potenziate in questo mese, ragazze mie e ragazzi, il rituale erotico della Kundalini più la danza del piacere. Perché come diceva Naropa, questa è la mente, no? Le spade sono la mente. Naropa diceva, rispetto al fatto che ti ho detto di fare la danza del piacere, come il ferro, penetrato dall'elisir, che poi è la consapevolezza, non torna più alla natura di ferro, così la mente, penetrata dal piacere, non torna più alla natura del dolore. Gli alchimisti, no? Dal piombo in oro trasformavano, ok? Il piacere e l'elisir. Ok. Vediamo quali sono gli spiriti che ti accompagnano in questo processo. Beh, hai spiriti in festa che ti invitano alla danza. Qua hai persone amiche che ti supportano con leggerezza, cioè ti fanno sentire leggera, leggero. Approfitta di questa cosa. Anche perché gli spiriti intorno a te saranno proprio spiriti di gioia, ci sarà vera amicizia, vera alleanza, ti dicono non stare solo in quello che senti, condividiti, danza, qua ci sono persone che danzano, lo spirito ti farà fare la danza del piacere, danza, balla. Il tre di coppe ti ricorda che dicembre ti porta delle mani che ti afferrano, dei cuori che ti sostengono, delle anime che ti aiutano a rialzarti. Ci sono delle persone qua in questo mese che sono degli amici veri, o delle sorelle, o dei compagni di viaggio, che saranno fondamentali nel farti uscire dalla testa queste situazioni qua e riportarti nel corpo, nella festa, nella condivisione. Quindi proprio nel mese del fuoco sagittariano, mi viene da dire, questo spirito ti restituisce la leggerezza che ti appartiene. Ok? Perché ti stai fissando su delle cose qua, incaponendo. Ok. Vediamo qual è la trasformazione interiore che avviene. Ah beh, esce la grande qua col Papa. Acquisisci la lezione spirituale inerente a queste preoccupazioni o questa fase karmica. Bruci un nodo karmico legato alla fiducia. Bruci un nodo karmico legato al credere di non essere abbastanza pronto o abbastanza capace. Cioè, in questo mese ti ritrovi la tua guida interiore, la tua saggezza, la tua autorevolezza. È come se finalmente dicessi: mi fido di me, mi fido della mia strada, mi fido del mio sì. Questa è una trasformazione spirituale potentissima. Cioè, succede che qua ti riallinei alla missione, lasci la dispersione e ritrovi un centro sacro. Non a caso l'esito del mese l'avevamo già visto. Cioè, ce l'hanno fatto vedere per dire: guarda, non ti preoccupare per questo. Ok? Vediamo qual è il dono del mese, no? Il dono, quello che ricevi. Beh, qua è fuoco, sei tu, il 2 di bastoni. Il dono di dicembre è la visione chiara delle cose. Il 2 di bastoni qua ti mette in mano una mappa, no? Una mappa. L'universo ti dice:
dove andare, cosa scegliere, quali futuri possibili si aprono davanti a te. Cioè una visione di fede ti apre, il dono è la fede nella visione, il dono è la fede nella visione in quello che ti si apre davanti. Siccome abbiamo Sole, Marte e Venere nel tuo segno, qua hai energia, coraggio, magnetismo e desiderio per andare incontro a ciò che vedi, a ciò che ti aspetta. Cioè questo è il dono dei doni, è la direzione. Quando sai dove andare, non c'è, là devi andare. È un dono straordinario. E vediamo cosa devi fare per andare incontro a questo. Guarda, è conseguenziale, però mi stai dicendo che proprio è un passaggio obbligato questo. Tra l'altro l'unico arcano maggiore è il Papa, quindi acquisizione del io sono abbastanza, io sono capace. Il 3 di bastoni sul sentiero pratico è il consiglio sciamanico, no? Non aspettare che tutto sia perfetto per partire. Questo è il consiglio. Perché il 3 di bastoni ti chiede di fare dei passi, anche piccoli, di metterti in viaggio, di progettare, di osare, di aprirti a un orizzonte più grande. E tu sei un pellegrino dell'anima, cioè questa carta ti dice di tornare in quella postura, di muoverti, di non restare ferma nei dubbi o fermo nei dubbi. Questa è la postura dell'esploratore, di chi vede lontano. E siccome abbiamo Marte nel tuo segno, questo ti sosterrà. È tempo di agire, così devi comportarti. Piccoli passi, progetta, vai, è tempo di agire. Ok? E poi esito del mese, Cavaliere di Coppe, che te lo dico a fare, bellezza è questo, bellezza, romanticismo, apertura, un cuore che finalmente lascia scorrere le emozioni, non le trattiene, non ha paura, quindi se all'inizio del mese parti un po' con delle ansie, delle notti un po' pesanti, già a metà del mese ti vedo morbida, morbido, più fiduciosa, più disponibile ad amare, a lasciarti amare. Si apre un cammino più gentile, più ispirato, più poetico. Cioè è come un dono che l'anima riceve dopo aver attraversato le ombre del 9 di spade. Perché? Perché lo integri perfettamente. Perché c'è il Papa con 9 di spade qua? Queste cose che ti arriveranno, questi pensieri, queste notti insonni su qualcosa su cui la tua testa si arrovella, le hai già vissute in tanti passati. Ripeto, in tanti passati. Siccome tu però in questo momento qua tu lo integri il dono del fatto io sono abbastanza, io sono capace. Ecco perché già da metà mese io vedo che sei pieno di entusiasmo, pieno di grinta, pieno di allegria. Ok? Voglio mettere delle specifiche su quel 9 di spade, usiamo un altro mazzo di tarocchi, questo. Di che parlano queste preoccupazioni qua a inizio del mese? 9 di spade, paggio di denari. Guarda, potrebbe riguardare le questioni lavorative o nuovi inizi sul piano pratico della tua vita, come devi fare. Perché più che altro, siccome un paggio è qualcosa che sta nascendo, cioè le tue preoccupazioni sono relative soprattutto a qualcosa che sta nascendo, non sono ho paure esistenziali, mi spiego, no, a qualcosa che sta nascendo. Il paggio di denari è un inizio concreto, un seme, un progetto o un'idea che deve diventare realtà. Perché il paggio di denari è l'energia dello studente, del principiante, no? Di colui che sta imparando qualcosa, di chi sente che si sta costruendo una base nuova. Cioè è come se tu dentro di te sentissi questo, devo farlo bene. E se non sono all'altezza, invece lo sei. E se sto investendo le mie energie nel posto sbagliato, e se non vedo risultati subito, mi spiego? Quindi il paggio di denari è come se portasse con sé dei timori economici o dei timori pratici, oppure la paura di non avere struttura o la paura di non riuscire a sostenere un percorso nuovo. Oppure potrebbero essere delle paure relative a delle insicurezze nelle nuove relazioni, cioè mi posso fidare, se è affidabile, se sarà stabile. Però con Venere in Sagittario tu ti apri a nuovi spazi affettivi in questo mese e creativi anche. Il paggio di denari è molto giovane, molto cauto, molto primo passo, ecco da dove nasce l'ansia del 9 di spade, no? La paura di iniziare, di non finire, l'ansia di chi vede un futuro promettente però non sa ancora come gestirlo.
Questo è il tipo di tensione che viene quando senti che qualcosa sta cambiando davvero nella tua vita, che il terreno è fertile e che devi metterti le mani nella terra un po' con cura, no? Perché questo seme qui è prezioso. Quindi, in sintesi, che cosa temi? Di non essere pronta o pronto per questa nuova fase? Di non saper gestire un progetto, un amore o un'opportunità concreta? Oppure di fallire mentre costruisci qualcosa di importante? Però ti dico una cosa, perché c'è già il paggio di denari, è uscito, quindi mi dice che tu ce la farai perché è uscito il paggio di denari. Un passo alla volta, con pazienza, con presenza, con metodo. Mi spiego? E infatti ce la fai. È chiaro? Vediamo cosa mi dicono gli oracoli. Sagittario, dicembre 2025. Cosa vuoi? Questa è la domanda. Se reagisci negativamente al successo e alla gioia degli altri, è un segno che desideri di più per te stesso. Non trattenerti, espandi la tua zona di comfort. Allora, qua mi dice che tu potresti essere un po' invidiosa, no? Invidioso, un po' ammirazione per qualcuno che ha più di quello che... cioè, come se lo vorresti tu, no? Qualcosa, perché me lo dice la carta. Magari non vale per tutte o è per tutti. Quindi la base per tutti invece è questa. Tu vuoi tanto, ok? E il Papa te lo dà. Me lo dice anche il Cavaliere di Coppe. Non trattenerti, espandi la tua forza, inizia a piccoli passi, fallo però, fallo, va bene? Perché qua la meta, ti si apre la visione, ti si apre la meta, vai, tranquilla, va bene? O tranquillo, ok. Cos'altro? Selvaggio e meraviglioso, devi seguire l'istinto, senza premurarti di ciò che la tua mente ti arrovella. Selvaggio devi essere, selvaggia, meravigliosa. E questo, la pratica del rituale erotico della Kundalini e la danza del piacere ti fa essere così. Perché concentrarsi sui limiti e realismo? 9 di spade. Le svolte e i miracoli non richiedono spiegazioni o metodi lineari. La magia inspiegabile e illogica accade ogni giorno. E non c'è bisogno di spiegazioni, no, per questa carta. Ok, anzi, faccio silenzio per onorare quello che hanno detto. Ok, vediamo cosa ti dice l'archetipo. La guida, allora, la guida interiore questa è. Rappresenta la naturalezza della divinità nella vita in te stesso. Devi seguire solo la guida interiore. La guida interiore ha a che fare con quella voce sottile dell'anima che ti guida. Qua c'è la civetta. Vi ricordate il video Favola di potere della Dea Nix dove dove vi ho raccontato la storia della civetta? Gufo, civetta, insomma, devi seguire il mistero. L'intuizione ti darà, ti arriveranno le intuizioni. Nonostante tu non sai dove ti possano portare, segui l'istinto perché le intuizioni sono il regno della notte, del mistero. E siccome la vita si costruisce in segreto, quando tu pianti un semino nella terra, prima di vedere il germoglio, il semino cosa fa? Spacca il guscio, mette radici, tu non sai quello che sta succedendo sotto. Quindi segui l'intuizione che ti porta e la fede nel mistero. Va bene? Questo ti fa. Ok. Vediamo un'altra carta di queste. Guarda, la porta dell'arcobaleno. Se stai vivendo un periodo difficile, o all'inizio del mese potrai vivere un periodo difficile, un po' dubbi, perplessità, paure, eccetera, i primi, diciamo, 5-6 giorni del mese, va bene? Subito dopo ti passa, vedi l'arcobaleno. Anche una piccola depressione legata a qualche paura e ansia che la mente ti arrovella. Finisce, c'è l'arcobaleno. Ok? Ok.
Detto questo, ragazze mie ragazzi, bella 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 stesa, passiamo a vedere cosa accade per te in amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore a dicembre. Vediamo. Sagittario, amore, dicembre 2025. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? Il Sagittario in amore. Asso di spade, chiarezza, chiamate, nuovi inizi. Che stavi aspettando, eh? Nuovi inizi e aspetterai per vedere i frutti ancora più grandi. L'eremita. Allora, questo asso di spade mi parla di decisioni nette che verranno prese. Anche di tagli di vecchie dinamiche, l'asso di spade taglia vecchie dinamiche, no? Anche di parole che verranno dette finalmente. È un mese in cui si chiarisce moltissimo. Che cos'è che si chiarisce? Ciò che prima era confuso. Ciò che prima era confuso si chiarisce e diventa improvvisamente limpido. Quindi per molti di voi questo porta a un chiarimento importante in una relazione, se già l'avete. Oppure porta all'inizio di un nuovo legame fondato su sincerità e comunicazione. E il sette denari ci ricorda che l'amore in questo periodo richiede pazienza, richiede attenzione. Non tutto è immediato. E non tutte le energie investite danno frutto subito, come il semino che ti ho detto nella stessa precedente, no? È un tempo di coltivazione lenta e cosciente, dove ciò che si semina oggi crescerà domani. E questo può riguardare il partner che hai attualmente, oppure un nuovo incontro o anche la gestione semplicemente dei tuoi sentimenti, cioè non serve forzare, però devi osservare e nutrire con cura. E cosa ci insegna poi l'eremita? Ci indica che tu devi guardarti dentro, devi riflettere sul tuo cuore, devi riflettere sulle tue esigenze più profonde, quali sono, prima di rivendicarle all'altro, di chiederle all'altro quali sono le tue. Questo non è un isolarsi, questo eremita qui, ma di trovare la luce interiore che guida le tue scelte affettive. Questo è un mese in cui la crescita interiore si riflette direttamente nelle relazioni, cioè più tu sai cosa vuoi e chi sei, più l'amore diventa autentico e libero da inganni o compromessi inutili. Ok? Quindi andiamo a vedere l'energia della persona che ti arriva incontro, che ti viene incontro. Quindi potresti essere più isolata nel rapporto, ma non è isolata in senso negativo, cioè la beata solitudine, rispettare i propri spazi, ok? E questo ti porta a trovare la tua luce interiore e a farti guidare nelle scelte. È una bellissima posizione questa, ok? Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. E abbiamo una persona che ha le idee chiare, re di spade, con il cuore aperto, cavaliere di coppe, bellissimo, bellissimo, e che si lancia e che rischia per amore. Una persona che lotta per te, ti fa degli inviti d'amore e rischia per amore. Ossia una persona che già conosci, una persona che ha le idee chiare di darti amore, di invitarti, di farti uscire, di stare insieme e con grande determinazione e coraggio ripartire da zero. Quindi se è una persona che già conosci, si riparte da zero, con più chiarezza mentale, si chiariscono dubbi, apertura di cuore, magari come non l'hai mai vista. Se è una persona nuova e ben aspettati nuovi incontri per te, l'amore è già dalla tua parte, lo vedevamo anche con Venere in Sagittario. Se è una persona nuova, è una persona che ha le idee chiare, è molto intelligente, stimolerà il tuo intelletto, è una persona che non solo ha la mente acuta, ma anche il cuore aperto. E avendo il cuore aperto e la mente acuta, cioè il cuore che guida la mente, no? È la mente trascendente qua, che si fa guidare dal cuore. Il matto mi parla di una persona che rischia, che si lancia, piena di entusiasmo. Può sembrare un po' matta a volte questa persona, ma non è matta. È una persona che sa che cosa sta facendo. Va bene? È un re, ricordiamo, no? O una regina, insomma. Sì. Ok. Ok,
questa è la predisposizione di questa persona, va bene? È una persona, sei una persona nuova, libera, è una persona che non ha strascichi di niente, è una persona completamente libera, ok? Vediamo cos'altro ci dicono i tarocchi, cosa succede alla fine dell'amore per te. Sei tu che sei un po' più saggia, un po' più saggio, un po' più ritirato a volte, no? Vediamo cosa succede nell'amore alla fine per te, Sagittario. 10 di spade, si chiude un capitolo molto doloroso, 8 di bastoni, tutto riprende a funzionare. Bellissimo, re di denari. Qua c'è veramente una persona con la quale creare stabilità. Qua si chiude un ciclo doloroso oppure si chiariscono delle situazioni che erano nebulose e che hanno dato del dolore con qualcuno. Si semina con pazienza, ti vedo molto introspettivo, introspettivo. Qua riparte tutto, l'energia è in movimento. Dopo che hai pensato, hai lavorato dentro, l'energia riparte, vedo movimenti, spostamenti e re di denari, una persona perfettamente affidabile. Una persona che sa che cosa sta facendo, su cui si può contare, su questa persona. Assolutamente sì. Quindi, ricapitolando, dicembre ti porta degli incontri molto significativi. Con chi? Con delle persone che arrivano con un'energia, o con una persona, con un'energia chiara, decisa, ma anche con dolcezza, e apertura al gioco, no? Il gioco, la novità e all'avventura. Cavaliere di coppe e il matto. Quindi è qualcuno che ti stimola a vedere le cose da una prospettiva nuova, il matto, che può sorprendere questa nuova prospettiva e al tempo stesso può portare un po' di un senso di mm, profondità e leggerezza insieme. Profondità e leggerezza insieme, mi spiego? Verso la fine del mese l'amore vivrà un'accelerazione, cioè potrebbero emergere delle situazioni che richiedono della chiarezza, delle decisioni importanti, concrete, è un periodo di trasformazione e movimento qua, dove delle vecchie tensioni o blocchi si sciolgono lasciando spazio a nuove stabilità e ehm, riconoscimenti. Quindi io vedo qua in amore un mese di aperture, di incontri illuminanti, di progressi concreti, dove la spontaneità e la dolcezza si uniscono. Si uniscono a cosa? Alla determinazione e alla consapevolezza. Cioè un equilibrio tra cuore e mente qua, tra il gioco e la responsabilità, che porterà per te delle nuove opportunità e la possibilità di una crescita emotiva importante. Ok? Vediamo cosa ti dirà questa persona, perché vedo cuore, leggerezza e determinazione. Vediamo cosa ti dirà con i miei potenti oracoli, che per tutte le ragazze nuove potete trovarli sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. È un po' il succo di quello che ti ho detto, no? Rischia, ti fa vedere la vita, la relazione da nuove prospettive. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E questo è sostenuto da una grande responsabilità, maturità. Sì. Cos'altro? Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Sei fondamentale o sarai fondamentale, indispensabile per questa persona. Ok. Cos'altro? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. È un sentimento molto forte quello che prova o proverà questa persona per te. Non riuscirà a controllarlo, ma d'altronde non lo controllerà, c'è il matto. Non si può controllare il sentimento, anzi non si deve controllare il sentimento. L'amore è follia, cioè fuori dagli schemi ordinari di coscienza. Ok, bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli nell'amore.
Cuore fedele, fedelissima questa persona a te, fedelissima. Spingersi al limite è come il matto, guarda. Una persona che rischia di fare delle cose anche nuove, perché è fedele al suo cuore questa persona, cioè è fedele a ciò che sente per te. E cos'altro? Questa è una relazione benedetta, questa è la carta della buona sorte e della buona fortuna. È una stesa stupenda l'amore, è una stesa stupenda, stupenda. Troverai la luce interiore e la voce per farti guidare dalle tue azioni, per farti guidare dalla tua luce interiore nelle azioni. È una stesa bellissima sull'amore, bellissima. Sì. Ragazze mie, ok, a questo punto io vado subito con le carte del drago immaginale per vedere cosa ti dicono rispetto al mese di dicembre per te e a qual è il rituale della buona riuscita. Il ghiacciaio. Ah, ci picchia che immagine questa. Il ghiacciao. Beh, ci troviamo nel pieno inverno. Guarda, ti voglio leggere tutta questa carta perché è bellissima. Allora, 22. In caso mi perdo qualche cosa. Eccolo qui il ghiacciaio. Ah, ci picchia, guarda, Sono fede nelle sensazioni. Chiunque mi tocchi senza essere pronto al mio freddo ne viene bruciato. Per poter trarre da me conoscenza, devi fidarti dei tuoi sogni e delle tue visioni, attraverso le quali io ti parlo. Sono la lingua del drago, sono il ponte tra la conoscenza e la visione. Cosa ti ho detto nella stessa precedente? Avrai la visione, seguila e basta. Ok. Mentre la mente ti arrovella al 9 di spade. Il responso del drago. Fidati delle tue sensazioni, delle tue visioni, dei tuoi sogni, anche se possono sembrare irrazionali. Avrai dei sogni, avrai delle visioni, la tua mente dirà sono irrazionali, 9 di spade di prima. Fidati e basta. E adesso ti do il rituale della buona riuscita per portare avanti la magnificenza delle tue visioni. Lo spirito guida ti parla per immagini. Rimani in piedi nella penombra di una stanza o nella luce del tramonto, pronunciando una sola volta il mantra Hig, Hig, H-I-G. Ripeto, rimani in penombra, in una stanza, magari con la luce di una candela oppure al tramonto. Poi pronuncia una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso nord. Verso nord. Immaginati nato in un mondo intensamente spirituale, da genitori spiritualmente evoluti. Esprimi la volontà di essere dotato di alti poteri interiori e di essere in grado con la tua vita di liberare molte altre vite. Poi, pronunciando una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso est e adesso immaginati nato come spirito animale, capace di intendere perfettamente il linguaggio dell'anima del mondo e di contribuire con ciò al trionfo della natura e della piena armonia uomo-natura. Poi, pronunciando una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso ovest e senti la presenza di magnifici spiriti ispiratori. Immagina di essere nato come spirito guida e protettore degli esseri umani tuoi discendenti. Poi, pronunciando una sola volta il mantra Hig, rivolgiti verso sud e immaginati nato come capo di un popolo, capace di contribuire con la tua autorità alla salvezza di molti. Infine, pronunciando una sola volta il mantra Hig, reclina la testa leggermente all'indietro e rivolgi il viso verso l'alto. Immagina la chiara luce dell'essenza primaria. Immagina di procedere verso la luce e di entrare nel regno della
liberazione finale e di non dover mai più fare ritorno nel mondo delle apparenze fenomeniche, né in un corpo umano, né nelle sembianze di uno spirito. È un rituale semplicissimo, basta che pronunci hic e fai nord, est, ovest, sud e poi verso l'alto. Questo rituale ti aiuta a ricordare delle memorie molto profonde che hai, che sono capaci di darti sensazioni, intuizioni e sogni rivelatori. Nei giorni immediatamente successivi alla pratica del rituale devi prestare estrema attenzione alle tue sensazioni, alle tue visioni e ai tuoi sogni. Quindi, ragazze mie ragazzi, è un rituale bellissimo da inserire nella pratica dei 21 giorni. Magari fatelo almeno 2 volte a settimana, va bene? 2 volte a settimana, e con il vostro quadernino rituale che già avete, scrivetevi le sensazioni, le visioni, i sogni e fidati soltanto di quelle. Va bene? Ok. Bellissima e potente stesa, ragazze mie ragazzi. Detto questo, mi raccomando, praticate, praticate e realizzate tutti i vostri sogni più sfrenati. Detto questo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!